Nella nostra lingua c'è una grande differenza tra il fatto di dire è la fine e il fatto di dire è compiuto. In tutti e due i casi si arriva a un termine, si arriva cioè a qualche cosa di conclusivo. Ma se nella parola fine noi abbiamo qualche cosa di definitivo ma che non richiede niente prima se non un tempo, nella parola compimento racchiudiamo tutto quello che c'è stato prima. Se per finire basta finire, per compiere bisogna in qualche modo tirare tutte le fila, raccogliere tutti i termini, dare ragione di tutto quello che è accaduto. Solo così si compie qualche cosa, altrimenti si finisce. È per questo che il termine compimento e il verbo compiere hanno in sé non tanto il senso del terminare, quanto quello del portare a pienezza, del rendere pieno, del dare, cioè addirittura, se lo vediamo in termine assoluto, dare senso. E nelle ultime parole di Gesù, così come sono raccontate dall'Evangelista Giovanni, torna questo termine, questo verbo. Tornano perché nella teologia di Giovanni la croce è il punto nel quale tutto si spiega nel prima e nel dopo. Perché sì, nel compimento della croce di Gesù non si arriva solo al termine di qualcosa, ma si arriva all'inizio di qualche cosa. In qualche modo il compimento sulla croce di Gesù è un perno, e noi sappiamo che il perno serve per spostare una forza o qualcosa da una parte all'altra. Perciò il compimento sulla croce per Gesù non può essere considerato una fine, ma è piuttosto considerato come il sunto di tutto quello che c'è stato prima, per qualcos'altro. Leggiamo il Vangelo. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. C'era lì un vaso pieno d'aceto. Posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo d'issopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. Questo brano viene subito dopo quello che abbiamo sentito la volta scorsa, dopo l'affidamento. E qui è interessante notare quel che dice Giovanni. Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, non lascia intentato niente, nemmeno l'ultima delle citazioni da adempiere, delle profezie da risolvere, delle cose non più solo da dire ma da fare. E allora dice: ho sete. È solo a questo punto che Gesù può dire: è compiuto. Tutto quello che doveva essere fatto è fatto. Tutto quel che doveva essere detto è detto. Tutto quello che era stato scritto si è realizzato. Anzi, tutto quello che è stato scritto è stato spiegato attraverso la parola
e attraverso l'azione del Verbo. Vedete, è in questo senso che tutto è compiuto, nel senso che non sono più parole, ma sono diventate presenza, sono diventate vita, sono diventate opere, sono diventate il modo attraverso il quale il Dio invisibile si è reso visibile, il modo nel quale Dio, quel Dio che nessuno ha mai visto, è stato rivelato dal suo Verbo, che è diventato carne. E non appena detto è compiuto, Gesù china il capo e rende lo spirito, cioè restituisce lo spirito. Fa in modo cioè che il suo spirito, che è lo spirito trinitario, venga donato agli uomini. Ora, queste sono idee molto complesse, sono verità teologiche che ci sembrano così difficili anche da capire. Immaginatevi come avranno potuto gli artisti riuscire, non dico a tradurle, ma a farle arrivare attraverso le immagini. Vedete, la cosa più semplice è sempre stata quella di rimettere come se ci si trovasse in una scena, tutti i personaggi insieme. Ne abbiamo visti tanti di Cristi crocifissi sul Calvario, con i due ladroni, con ai piedi il gruppo delle Marie, con Giovanni, con la Maddalena, con quelli che gridano, con quelli che si dividono le vesti, gettano la sorte sulla tunica. Questo è un dipinto della scuola di Giotto, ad esempio. Vedete, non dico che sia la cosa più semplice, ma è la cosa che più di tutte ci mette davanti a quello che si è compiuto, nel senso più fisico del termine. Cos'è che si è compiuto? Si è compiuta questa morte, ma si è compiuta anche questa salvezza, perché vedete che in questa immagine entrano in scena anche personaggi che non sono i personaggi fisici. Ci sono gli angeli che circondano la croce di Gesù, a indicare che quella morte non è una morte qualsiasi, ma è un compimento, è quel compimento. Quindi quello che noi vediamo è il contrassegnarsi di diverse figure che vengono in rapporto a quello che si compie, e le vedete contrassegnate normalmente con l'aureola, un'aureola dorata che le distingue da tutti gli altri. E quindi vedete di nuovo il gruppo delle Marie, Giovanni, la Maddalena, ma anche Gesù, ma anche il ladro buono, che ha già la sua aureola, a dire: questo è il cambiamento. L'artista raffigura gli uomini e le donne alla stessa maniera, da qualsiasi parte stiano, ma dice già che quella croce ha provocato qualche cosa, quello spirito dato ha provocato qualche cosa. Lo vediamo anche in Neri di Bicci. Vedete, lo stesso modo di raffigurare, non cambia nulla, non cambiano nemmeno le stesse persone con l'aureola. Qui poi il fondo d'oro dà ancora di più il senso di trovarsi in un luogo immateriale, anche se sembra un luogo storico. Eppure è un luogo che comincia a perdere la connotazione di un luogo, di un tempo,
e diventa una storia che sembra sempre più una storia che sente l'esigenza di essere sempre presente. L'oro del fondo dà questa idea. Certo, è tipico del periodo, è tipico dell'epoca, è tipico dell'espressione artistica, ma in questo senso ci dice quanto una raffigurazione che sembra reale o realistica nasconda dietro qualche cosa di più, nasconda quel bisogno di far sì che quello che vediamo non sia relegato al passato. Così anche nei salimbeni, questa bellissima crocifissione, vedete anche voi, ancora una volta, lo stesso modo di organizzare la scena. Qui questi artisti fanno in modo che il gruppo di coloro che sono vicini a Gesù sia messo in un luogo centrale rispetto agli altri. E così come sotto quelli che hanno seguito Gesù, quelli che sono con Lui, sono nella sofferenza, sopra gli angeli stanno piangendo attorno al Cristo che muore. Come a dire che sulla terra e nel cielo si compie lo stesso tipo di sofferenza, lo stesso tipo di vicinanza davanti a questo Cristo che rende lo spirito. E anche in Gaudenzio Ferrari, vedete, qualche secolo più tardi continua questa idea di un grande teatro davanti al quale siamo coinvolti, veniamo coinvolti anche noi quasi come personaggi, in mezzo agli altri personaggi. Di più ancora lo vediamo in un dipinto come questo, nella grande crocifissione di Pordenone nel Duomo di Cremona, coinvolti al punto che, questo è un affresco gigantesco, dove il grande armigero che sta al centro e che indica Gesù è colossale, terribile, e però fa questo gesto eloquente, indica Gesù. Vedete, qui si sta muovendo qualcosa. Non so se avete notato, nei dipinti precedenti i tre crocifissi sono uno accanto all'altro, ben visibili, e intorno si muove il resto. Qui Pordenone comincia a creare una sorta di movimento, comincia a far vedere un Calvario che si movimenta da sé. Le croci non sono più messe una accanto all'altra, ma spostando il punto di vista e mettendolo quasi a lato, il Cristo che dovrebbe essere in mezzo viene un po' ruotato e risulta essere al centro di un immaginario semicerchio, dentro il quale si mescola tutto, i buoni e i cattivi, quelli che ascoltano e quelli che non ascoltano, i santi e i non santi. Ma quello che indica, questo grande armigero, indica per noi. Vedete? Guarda diritto verso di noi e indica per noi. Ci coinvolge chiedendoci una risposta, cioè chiedendoci se davanti a quello che accade noi siamo solo spettatori o altro, se cioè quel compiersi delle cose per noi è una fine o è veramente un compimento. Anche in Veronese noi abbiamo questo spostamento del punto di vista e qui addirittura ancora di più c'è l'idea di trovarsi mescolati dentro quello che sta succedendo, dispersi, con questo Cristo che è lontano insieme ai due che vengono crocifissi con Lui. Noi siamo in mezzo a tutti gli altri. Noi siamo a guardare quello che accade o quello che si compie? Perché è questa la domanda. Guardiamo quello che accade o quello che si compie? Perché i due gruppi sono questi, quelli che guardano
ciò che sta accadendo e quelli che invece guardano e vedono ciò che si compie. Il percorso della vita di un cristiano ha proprio questa caratteristica, quella di non essere semplicemente uno spettatore, uno che guarda, uno che pratica qualcosa, ma uno che si rende conto che Gesù Cristo ha compiuto qualche cosa, ha compiuto con il suo spirito qualche cosa. Ecco, qui dentro, in questo dipinto straordinario di Veronese, noi vediamo il mescolarsi delle carte. Non siamo più così precisi nel dire questi sono di qui, quelli sono di là. Certo li vediamo, li cerchiamo, li troviamo, ma dobbiamo andarli a cercare. Dobbiamo fare anche noi un percorso verso quella croce per riconoscere dove andiamo, per riconoscere chi cerchiamo e perché lo cerchiamo. E poi ancora una volta Tiepolo, questo è un particolare del dipinto che avevamo visto anche la volta scorsa, con questo Cristo così lasciato solo anche in mezzo a tutti quelli che sono lì, chi febbricitante, chi urlante, chi in preghiera, chi nel dolore. Ma poi c'è questo straordinario dipinto, che è la crocifissione di Lorenzo Lotto. Ed è un dipinto particolarissimo. Si trova tra l'altro in una chiesa molto molto piccola e occupa tutta la parete di fondo dell'altare, al punto che quasi ci si trova davanti all'idea di vedere una parete abbattuta dietro la quale si svolge la scena della crocifissione. Ma notate, il Cristo e gli altri due sono spinti indietro, allontanati ancora di più da questo uomo con il cavallo bianco che si frappone tra quelli che sono davanti, potremmo dire sulla scena, e loro allontanati. E sulla scena ci sono loro, i discepoli, la Vergine, Giovanni, le Marie, la Maddalena, vicini. Immaginate che lì c'è l'altare. L'artista fa in questo modo perché dice: stai anche tu di qua. L'artista dice: guarda che quando tu sei qui, sei a celebrare, sei a vivere il sacramento, si compie quello che tu vedi nell'immagine. Sei da questa parte, perciò questo dipinto in qualche modo è una catechesi continua per coloro che guardano in quella chiesa il dipinto, l'opera, non semplicemente perché è di una qualità straordinaria, ma perché mette in scena tutte le volte che si è lì quello che continua ad accadere, quello che continua soprattutto a compiersi. E allora capite un po' come i gesti, le azioni, i sentimenti di queste figure, che sono quelle più vicine a noi, dovrebbero ispirare i gesti, i sentimenti, le azioni nostre. È una sorta di gioco di dare e avere questa bellissima tela. E ci dice anche quanto sia importante non soffermarsi su quello che è ciò che è accaduto, il gran teatro, ma piuttosto su quello che continua a compiersi, il dono dello Spirito in Gesù Cristo. E questo viene fatto in un modo straordinario da Tintoretto nella crocifissione che si trova nella scuola grande di San Rocco a Venezia. È una tela vastissima, ma cosa fa qui Tintoretto? Sceglie di raffigurare il momento nel quale sulla croce è issato ancora solo Gesù e non ancora gli altri due ladroni, facendo in modo che si crei un assoluto vuoto attorno a lui nella parte alta e tutto il resto sia un brulicare di gente, ai piedi come al solito il gruppo delle Marie con Giovanni e ai lati tutti gli altri
Però l'occhio, se voi vedete, non è più disperso come succedeva in Veronese, che si va a cercare. No, qui l'occhio arriva dove deve arrivare. In questo quadro enorme, dove le figure palpitano, quella verso cui si guarda non può che essere quella di Cristo. Non può che essere quell'innalzato che non si può fare a meno di guardare. Lo so, questo è un passaggio abbastanza forte, da Tintoretto a Picasso. Picasso, in un periodo particolare della sua carriera, qui siamo mi pare negli anni 40, comincia a rileggere le opere della tradizione, le opere classiche. E qui in questa crocifissione, utilizzando il suo linguaggio particolarissimo, mette in scena il Calvario così com'è. Potete chiaramente riuscire a distinguere il Cristo in croce e vedete anche, seppur deformata, una figura femminile, ma poi vedete in basso verso la destra quelli che si stanno giocando a sorte la tunica, e poi quello che sulla scala sta inchiodando Cristo. Certo è un linguaggio molto strano, non è il linguaggio tradizionale, però un genio come Picasso si mette davanti al tema della crocifissione, lo rilegge in questo modo e ci rende, a mio parere, una cosa che per me è bellissima. Il fatto che se intorno tutto il resto è chiassoso, tutto il resto è colore, tutto il resto è un'esplosione di colori, così come era un'esplosione di figure, un'esplosione di gesti negli altri calvari. Qui l'unica cosa alla quale si guarda e che è priva di colore, perché è solo linea e quindi è solo purezza, è la parte che riguarda il Cristo. L'unico che non ha colore perché è il perfetto bianco. È colui al quale, anche da un punto di vista ottico, si riesce a guardare. Tutto il resto si affastella nella nostra mente. L'unico che sta al centro e che attira il nostro sguardo è questo bianco, segnato da queste linee nere che definiscono alcuni elementi per farci capire chi è e dov'è. Provate a immaginarvi quante volte ci domandiamo chi è il Signore, chi è Gesù, dov'è Dio. E quante volte cerchiamo gesti, cerchiamo linee. Non è facile, però anche con questo linguaggio così particolare siamo invitati a dirci: lì non c'è solo da vedere, lì c'è da cercare, c'è da cercare. Come in questo caso, in questo altro dipinto straordinario, questo è Marc Chagall, la crocifissione bianca, perché c'è da dire che il Novecento ha visto nel crocifisso l'immagine di tante cose, non solo l'immagine tradizionale, classica, del Gesù crocifisso, del Gesù morto in croce, del Gesù cristiano, ma anche l'immagine dell'uomo che soffre, dell'uomo che è al centro di una sofferenza. E qui Chagall lo fa proprio per indicare in Gesù il martire rappresentante del popolo ebraico. Chagall, sapete, era ebreo, era russo, e in questo dipinto mostra quelle che sono le sofferenze che stava vivendo il suo popolo in quell'epoca, ma mette al centro, a indicare la rappresentanza forte, quel Gesù che diventa in qualche modo il segno di contraddizione, il segno di continua contraddizione, il segno di continua domanda. Lo fa in Italia
Anche Renato Guttuso, in questa crocifissione, mi pare sia del 41, non vorrei sbagliarmi, che fu al tempo criticatissima, accusata di blasfemia, eppure anche questa è una crocifissione umanissima, ma una crocifissione che ci dice l'uomo del Novecento, un uomo anche magari non vicino al discorso religioso, usa la crocifissione per dire qual è il disastro dell'uomo da solo, qual è il disastro della guerra, qual è il disastro del non riuscire più a capire qual è il centro delle cose. E guardate che bello il modo con il quale lo interpreta Guttuso, facendo in maniera che il volto di Cristo sia nascosto. Vedete che non è visibile, è nascosto dalla trave della croce di uno degli altri crocifissi. E poi, attraverso questa Maddalena, raffigurata completamente nuda, che si aggrappa a Cristo e che è l'immagine di un'umanità che è nel desiderio di aggrapparsi a qualcuno, è nuda davanti a quelle che potrebbero essere le altre possibilità. E allora ha bisogno di attaccarsi, di aggrapparsi. E si può aggrappare solo lì. Lo vediamo anche in questi 3 crocifissi di Fausto Pirandello. Anche Fausto Pirandello utilizza l'immagine della crocifissione in senso molto forte, addirittura violento, per metterci davanti a quella che è la sofferenza dell'uomo. Gesù diventa rappresentante della sofferenza degli uomini, rappresentante della sofferenza inutile, di quella incomprensibile, di quella non sondabile. Guardate un po' cosa fanno gli uomini del Novecento davanti alla figura di Gesù. No? Non constatano più nemmeno loro. Sono alla ricerca, magari a ricerca di risposte diverse da quelle che darà la fede, ma sono davanti alla ricerca di qualcuno, come questo splendido Cristo di Gauguin che vedete, no? Che indica una fede che potremmo dire è quasi semplificata, utilizza queste contadine bretoni proprio per dire è una fede che non va alla ricerca di cose troppo grosse, si accontenta di avere un Cristo in mezzo alla campagna, un Cristo che sta in mezzo, un Cristo che non si eleva troppo, un Cristo che ha perso l'alone d'oro dello sfondo, ha perso l'aureola d'oro, ha perso l'altezza della croce, ha perso il Calvario animato, è diventato il Cristo che viene piantato in mezzo a una bella campagna e viene vegliato da semplici donne, così come in questa altra tela bellissima di Francesco Hayez, con il Cristo e la Maddalena. Si diradano le figure, rimane qui rappresentante dell'umanità in cerca, dell'umanità che non constata ma guarda al compimento, anche se è un compimento difficile da comprendere, guarda ai piedi della croce. E anche qui c'è un gesto che forse ci sfugge. Maria Maddalena abbraccia la croce e noi sappiamo che abbracciare la croce significa riecheggiare quel testo, quell'invito di Gesù a prendere la propria croce. E qui Hayez, con la semplicità di un gesto, ci fa capire come il discepolo è colui che abbraccia la croce e sta col suo Signore. E poi c'è Grant Sutherland con questo straordinario crocifisso solo, un crocifisso che indica
quello che è il dolore, quella che è la sopraffazione, quello che è il senso della incomprensibilità del dolore e del male. Qui ridotto quasi semplicemente a spine, lo dice lo stesso autore, a indicare come il dolore dell'uomo in qualche modo guardi a colui che hanno trafitto, lo dice il Vangelo. E poi qui, questo è Salvador Dalì con il suo crocifisso di San Giovanni della Croce. Dalì riprende una immagine che era quella che aveva disegnato questo grande mistico spagnolo del Cinquecento e la trasforma in questo dipinto notissimo, dove il crocifisso è visto dall'alto, però è un Cristo che sta sopra al mondo, che guarda il mondo, ma è guardato. Da chi è guardato? Dalla luce del Padre, da sopra. Ecco che in qualche modo diventa non più l'immagine di una cosa che è successa, ma diventa il segno di una presenza costante. Segno di una presenza costante che è anche questa, di questo altro dipinto sempre di Dalì, questo Cristo della quarta dimensione, cioè dove non contano più soltanto le dimensioni tradizionali che vediamo e constatiamo, ma anche la quarta. Potremmo dire un Cristo quasi futuristico, un Cristo che supera i tempi, supera il tempo e arriva al tempo nostro. Ma io voglio finire con questo. Voglio finire con il Cristo crocifisso di Tiziano, questo Cristo solitario, dove non c'è nulla se non Lui. Ecco, questo dono dello Spirito, questo compimento, arriva lì, arriva proprio non tanto al tempo, non tanto al luogo, ma a Lui, alla persona, al Verbo fatto carne che in croce dona lo Spirito. E davanti a questa solitudine si pone ancora una volta la domanda: sei qui per constatare o sei qui per accogliere?